Bene, buongiorno a tutti e benvenuti alla Convention H 2020. Un evento veramente eccezionale, un evento incredibile. Siamo qui con voi quest'oggi nel nostro auditorium, che purtroppo non è pieno di persone, ma abbiamo qui delle sagome, come potete vedere, e le abbiamo organizzato proprio per farci compagnia. Però sappiamo perfettamente che siete in tanti già collegati e tantissimi, migliaia e migliaia di iscritti sia a livello nazionale che internazionale a seguire questo evento. Il nostro più grande evento mai organizzato. Lo abbiamo fatto anche perché per le condizioni che ben tutti conoscete non è stato possibile partecipare in presenza ai grandi eventi fieristici che ormai da 30 anni facciamo. È stato il primo anno che non siamo riusciti più a farli e allora abbiamo pensato a questo incontro che ci fa ritrovare tutti e ci tiene uniti in questa avventura per noi ormai, ripeto, da 30 anni, e vogliamo con questa convention dare un nuovo inizio a un percorso che faremo sicuramente insieme. È una giornata, cioè 4 giornate veramente importanti. Avremo 150 webinar, 5 sezioni tematiche, 20 classi specialistiche e 20 novità presentate qui su questo palco in anteprima mondiale. Veramente una grande occasione per tutti, per il nostro futuro, perché ormai siamo in un mondo digitale e dobbiamo essere in grado di andare avanti nel migliore dei modi, e noi vi garantisco ce la stiamo mettendo tutta. Bene, a questo punto io vorrei veramente subito passare alla più grande novità che vi presenteremo in questa convention, o quantomeno una delle più grandi. Voglio dirvi anche personalmente, veramente questa cosa che vedrete fra un attimo è uno dei progetti più innovativi che io abbia mai immaginato fino ad oggi, e con H siamo riusciti a realizzarlo. È qualcosa di veramente incredibile, veramente eccezionale. La presento a voi per la prima volta a livello mondiale. Ecco a voi. Apriamo il sipario e vediamo questa novità. ASBIM, Cloud Beam Integrated System. Che cos'è ASBIM? ASBIM è una novità veramente incredibile. È il sistema integrato di applicazioni e funzionalità per gestire la digitalizzazione di costruzioni e infrastrutture in maniera facile, sicura e condivisa e collaborativa, il tutto online e con qualsiasi dispositivo. Quindi una novità veramente incredibile. Siamo ormai nell'era del digitale in pieno, quindi non possiamo più pensare di lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi, semplicemente sul nostro computer, semplicemente a casa nostra. Ormai dobbiamo pensare a una collaborazione con tutti i nostri colleghi, dobbiamo condividere le informazioni, dobbiamo lavorare veramente insieme. ASBIM ci permette di fare tutto questo ed è veramente una grande novità. La prima domanda che ci facciamo: a chi può essere utile ASBIM? ASBIM è per tutti, non è solo per chi fa del BIM, inteso come cose grandi, complicate e così via. Vedremo più avanti anche come con ASBIM, con questa piattaforma, faremo le pratiche per esempio del super bonus. Quindi veramente il lavoro di tutti i giorni, il lavoro che abbiamo sempre fatto e che continueremo a fare, ma in una maniera nuova, in un modo nuovo, in un modo veramente incredibile. Vorrei dire solo un'ultima cosa sul nome ASBIM. Che cosa significa? Perché ASBIM?
Voi sapete che noi abbiamo sempre messo il suffisso as, us, ai nostri programmi, quindi primus, certus, edificius e così via. Questa volta abbiamo voluto fare un passo avanti e quindi lo abbiamo messo come prefisso ed è as, si legge as in inglese e significa noi. Quindi diciamo noi del BIM, noi del digitale, noi e il BIM. Questo vuol dire ASBIM. Vogliamo vedere subito quanto è facile utilizzare questa grande novità. Allora, immaginiamo che noi abbiamo con noi il nostro hard disk. Quindi tutto quello che noi teniamo sul nostro computer, che oggi resta lì, e se lo vogliamo portare in giro, vogliamo spostarlo, farlo vedere a qualcuno, è faticoso, è difficile, perché sta sul nostro hard disk. Immaginate invece di avere il vostro hard disk sul cloud e quindi tutte le informazioni, tutti i file che voi andate a mettere su questo cloud sono a vostra disposizione sempre, ovunque, con qualsiasi device, quindi dal telefonino al tablet, e vi accompagneranno sempre. Chiaramente possiamo avere librerie di oggetti, possiamo avere tanti formati di file, fra poco li vedremo, ma possiamo soprattutto condividere in maniera molto semplice, vedete? Basta dare l'email della persona con cui vogliamo condividere il dato e immediatamente abbiamo messo a disposizione il file, l'informazione e anche un intero progetto a disposizione appunto di qualsiasi nostro collega con cui noi dobbiamo collaborare o qualsiasi ente, per esempio. Allora, i file supportati. Possiamo supportare qualsiasi tipo di file, può essere memorizzato sulla piattaforma senza nessun problema. Poi abbiamo delle applicazioni, delle funzionalità, come abbiamo detto, che li gestiscono. Quindi, per esempio, i file BIM, se immaginiamo, ci saranno i file IFC, soprattutto l'OpenBIM, il BCF, ma anche file di Revit, come le file RVT, le famiglie. Abbiamo i file di Edificius, abbiamo quelli di Edilus, di Thermus e così via. Ma gestiamo anche le nuvole dei punti in tutti i formati possibili, gestiamo anche file per il GIS e ancora i file del CAD, ce ne sono ancora tanti, ce ne saranno ancora tanti per tanto tempo, quindi i file di AutoCAD, DVG, DXF e così via. Abbiamo poi tutti i file di modelli 3D, come quelli di SketchUp, OBJ, 3ds, quelli per le immagini, quindi JPEG, TIFF, bitmap e così via, ma abbiamo anche le foto panoramiche, le foto 360, le vedremo più avanti, ovviamente i file di computo, file di Primus, DCF, XPVE che sono ormai uno standard a livello nazionale, ma poi anche tutti gli altri, quindi file PDF, quindi file di Office, quindi Word, Excel, PowerPoint e così via. Un'altra domanda. Come faccio ad avere ASBIM? Bene, noi abbiamo pensato che ASBIM debba essere a disposizione di tutti e in particolare a tutti quelli che stanno seguendo la convention. Quindi noi abbiamo pensato ad una versione di ASBIM che si chiama ASBIM 10, che è appunto il nostro sistema integrato già completo del cloud con 10 giga e di 10 applicazioni e funzionalità che mettono tutti immediatamente in condizione di poter lavorare e di poter sfruttare al meglio, al massimo, le potenzialità di questo nuovo sistema, anche nel lavoro di tutti i giorni. Quindi avremo 10 applicazioni e spazio gratuito per tutti, ma in particolare per quelli che stanno seguendo che seguiranno tutta la nostra convention, a cui comunicheremo quanto prima come attivare e come entrare direttamente in ASBIM 10. Bene, a questo punto entriamo nel dettaglio. Quali sono le funzionalità? Che cosa posso fare? Abbiamo visto che io ho questo hard disk dove vado a mettere i file, ma poi che cosa posso fare con i file che ho messo lì sopra? Allora, la prima applicazione, forse la più importante, una delle più importanti,
è browser, quindi HasBeam Browser. Che cos'è HasBeam Browser? È l'applicazione per visualizzare e per gestire modelli BIM di grandi dimensioni, ma anche documenti, anche dati, con veramente la massima potenza e velocità, tutto completamente online e da qualsiasi device. In effetti, appunto, noi ormai produciamo digitalmente modelli sempre più complessi, sempre più grandi, sempre più carichi di informazioni. Quindi è importante avere la possibilità di visualizzare, di gestire, di vedere questi documenti, questi modelli così sempre più carichi, ripeto, di informazioni. E non sempre ho l'applicazione giusta, posso avere sempre il BIM Motoring a disposizione. Bene, con HasBeam Browser io posso visualizzare immediatamente tutti i modelli e le informazioni che sono in un modello BIM. Vediamo anche qui come delle possibilità. Quindi, che cosa abbiamo? Abbiamo i file depositati sulla nostra piattaforma e semplicemente cliccandoci sopra, come vedete, posso aprire il modello. Questo per esempio è un modello che è stato realizzato con Edificius e è stato messo su HasBeam. A questo punto delle possibilità. Posso per esempio prendere delle misure, quindi sul mio modello già posso andare a prendere delle misure. Oppure posso fare delle sezioni di taglio e in questa maniera andiamo a tagliare il nostro edificio per navigarlo all'interno. Ecco, qui siamo arrivati al piano terra e vediamo anche la parte di impianti. Ma chiaramente non solo i file di Edificius, abbiamo detto qualsiasi tipo di file. E quindi possiamo aprire per esempio un file, in questo caso un file di Revit. Quindi noi abbiamo depositato sulla piattaforma un file di Revit e lo possiamo navigare direttamente col nostro browser. Senza avere Revit, senza avere nessun programma installato sulla macchina, noi possiamo navigare direttamente il modello, ma lo possiamo anche interrogare, possiamo cliccare sugli oggetti e tirar fuori le informazioni. Ma passiamo ai modelli IFC. Modelli IFC, l'OpenBIM, quindi modelli in formato aperto. Questo è il modello IFC della nostra sede e come vedete qui già cominciamo ad avere modelli più importanti, più grandi e abbiamo visto le proprietà sulla destra. Possiamo andare all'interno a vedere ogni dettaglio. Quindi stiamo gestendo il tutto, ripeto, direttamente dal nostro browser. Vediamo ancora un modello della nostra sede, in questo caso stiamo vedendo il modello strutturale. Ma cosa possiamo fare ancora? Possiamo legare, quindi creare un modello digitale dove io non vedo solo il modello, ma vedo anche altre informazioni. Infatti qui stiamo vedendo per esempio i file DVG delle armature, stiamo vedendo i file DVG delle carpenterie. Quindi cosa ci viene in mente? Che sulla nostra piattaforma possiamo creare dei modelli digitali che non sono più un file, ma è l'insieme di tutti i file che noi abbiamo caricato sulla piattaforma e sono collegati fra di loro in modelli sempre più evoluti, sempre più complessi, ma gestiti in una maniera veramente molto molto facile, molto molto semplice. Adesso passiamo a un altro degli oggetti che oggi sono molto utilizzati e parliamo delle nuvole dei punti. Quindi la seconda funzionalità, la seconda applicazione è il nostro HasBeam Point Cloud. Questa funzionalità di HasBeam Browser serve a visualizzare, a federare e gestire le nuvole di punti, anche ovviamente di grandi dimensioni, con massima potenza e velocità, completamente online. Le nuvole di punti possono essere condivise in cloud e sono visibili immediatamente e contemporaneamente da ogni membro del tuo team. Che cosa significa? Sappiamo bene che le nuvole di punti possono essere anche di diversi giga e quindi la loro difficoltà proprio nel trattarle è proprio quella di avere la possibilità di memorizzarle da qualche parte, che siano in maniera condivisa, andarle ad aprire con appositi programmi e così via.
Noi abbiamo risolto completamente questo problema, perché io posso andare a mettere le nuvole di punti direttamente sul nostro HasBeam e a questo punto, cliccando sul file, la apro e la apro nel browser senza ancora una volta aver installato nulla sulla mia macchina. Vedete, questa è la nuvola di punti di una stazione ferroviaria. Quindi nuvole di punti di grandi dimensioni che vengono gestite in maniera molto semplice, in maniera molto facile. Qui abbiamo per esempio un modello addirittura, quindi oltre alle nuvole di punti abbiamo la possibilità di inserire modelli complessi di mesh texturizzate. Quindi questo è un edificio storico e addirittura, essendo un modello, noi possiamo applicare anche le ombre e quindi vediamo già una funzionalità e un uso delle mesh texturizzate molto più evoluto. Qui ancora, e qui siamo ancora nella parte più complicata, diciamo, abbiamo il rilievo a nuvola di punti di una tratta ferroviaria di 50 km che è stata realizzata e fatta con un carrello ferroviario. Ecco, immaginate trattare qualcosa del genere che potrebbe arrivare anche a 1 terabyte di roba. Qui abbiamo un edificio, un convento con una chiesa. E quindi nuvole di punti, mesh texturizzate direttamente sulla piattaforma. Il bello è che queste nuvole di punti sono immediatamente condivisibili con chiunque altro. Che cosa significa? Significa che non dobbiamo trasferire giga e giga di roba per farlo vedere a qualcun altro, ma semplicemente, come abbiamo visto all'inizio, condividere il file con un collega. E il collega va lì e lo vede direttamente. E qui passiamo a un altro aspetto molto importante, le federazioni, quindi la funzionalità del nostro sistema per creare delle federazioni. La federazione in effetti che cos'è? È mettere insieme più modelli BIM, quindi io potrei avere il modello della parte architettonica, il modello della parte strutturale, il modello della parte impiantistica, e questo è il classico della federazione. Con HasBeam Federation abbiamo proprio questa funzionalità per gestire federazioni di modelli BIM sia di costruzioni che di infrastrutture, ma la federazione anche con nuvole di punti di grandi dimensioni, e quindi abbiamo sempre bisogno di una massima potenza e velocità che il nostro HasBeam ci mette a disposizione, e pensate, sempre tutto completamente online. A questo punto facciamo un giro in una federazione non piccola. Qui abbiamo un bel territorio, abbiamo preso un po' le nostre montagne, qui le nostre zone, e se andiamo a prendere una misura, un paio di misure, ci rendiamo conto che qui stiamo lavorando su circa 7 km per 6 km abbondanti. Quindi abbiamo federato 34 modelli diversi, 34 modelli che sono di diverso tipo. Qui abbiamo un viadotto, è stato fatto con delle mesh texturizzate. Poi abbiamo un modello di ferrovia che è stato creato, realizzato in formato IFC Rail. In questo caso noi stiamo studiando questi formati e seguendo Building in questi formati. Vedete la nuvola di punti del rilievo che era stata fatta della ferrovia. Abbiamo visto a che livello di dettaglio arriviamo sul singolo bullone mentre avevamo i 7 km di territorio. Ancora mesh texturizzate, quindi il vantaggio è quello di poter costruire un modello digitale nuovo. Qui vediamo addirittura la possibilità, perché anche questo fa parte del modello digitale, di vedere le foto 360 e navigarle come se fossi su Street View, e quindi navigare questa mia stazione ferroviaria. Il modello di Revit è qui anche lui, quindi non abbiamo limiti sui modelli che possiamo federare fra di loro per i nostri scopi, per quello che ci potrà servire per creare modelli digitali, ripeto, sempre più evoluti, sempre più complessi. Qui abbiamo la piccola stazione nostra di Bagnolo Irpino, e qui abbiamo la nostra sede, quindi abbiamo anche inserito tutti i modelli della nostra sede, perché non è
questo solo un modello architettonico, ma c'è anche il modello strutturale, c'è anche il modello impiantistico. Quindi vedete come da una scala così grande, che è quella del territorio, siamo andati ad analizzare il singolo ventilconvettore della nostra sede. Il tutto in maniera semplice sul nostro browser. Vorrei farvi vedere ancora qualche altra cosa. Andiamo a vedere quell'edificio storico che avevamo visto prima nelle nuvole di punti. Da lì noi abbiamo realizzato la mesh texturizzata, ma poi abbiamo realizzato il progetto architettonico con Edificius e quindi lo andiamo a federare nel nostro modello. Ma abbiamo anche quello di Edilus, il modello strutturale di Edilus. Quindi vedete quanto è complessa, può essere complessa una federazione, ma quante informazioni possiamo inserire tutte contemporaneamente. Qui poi abbiamo rilevato addirittura un nostro convento con la chiesa, con una parte di castello, vedete il dettaglio della croce, e abbiamo realizzato un modello completamente dalla nuvola di punti, abbiamo realizzato un modello della chiesa con Edificius e adesso proviamo ad entrarci. Ecco qui, siamo all'interno della nostra chiesa e questo non è proprio il modello che noi abbiamo fatto con Edificius, con la nostra nuovissima versione che tratta gli edifici storici. Vedete, colleghiamo al quadro l'immagine, la foto precisa del quadro. Possiamo vedere, questo è un rendering del modello, non è una foto della chiesa, è un rendering del modello fatto con Edificius, con la nuova versione. Mentre questa è un'ulteriore informazione che leghiamo al modello, che è una vecchia foto di questa chiesa. Ma ancora possiamo avere su questi segnalini, per esempio, come abbiamo visto per l'esterno, anche per l'interno, le foto 360. Questa è una foto reale della chiesa, anzi sono più di una e le possiamo navigare in questo modo. Mentre ancora una volta andiamo a vedere un rendering che è stato realizzato con la nuova versione di Edificius, con le nuove potenzialità di rendering, con le nuove potenzialità per l'ECBIM per gli edifici storici. Bene, a questo punto passiamo ancora a un'altra funzionalità molto molto interessante, che è la nostra chat, ASBIM Chat. Allora qualcuno potrebbe dire: ma c'era bisogno di inventare un'altra chat? Non ce ne sono abbastanza, non facciamo abbastanza confusione già con le chat. C'era bisogno perché questa non è una chat qualsiasi con le funzionalità che hanno tutte, ma è un'applicazione di messaggistica per comunicare e collaborare con tutto il tuo team o con chi vuoi, ma soprattutto per condividere con un semplice messaggio i file, i modelli, i documenti, i dati, le applicazioni del sistema integrato ASBIM, senza trasferire le copie dei file. Quindi la differenza della nostra chat da tutte le altre non è nella semplice funzionalità di chat, che sono più o meno tutte confrontabili, ma è rivoluzionaria perché è un sistema integrato al sistema ASBIM. Quindi ti mette a disposizione automaticamente tutte le informazioni del tuo sistema, quindi tutto il tuo hard disk è a disposizione tua e di tutte le persone con cui tu hai messo in moto una comunicazione via chat. Vediamo anche qui un semplice esempio. Vedete, la chat è completamente integrata nel sistema, quindi in qualsiasi momento posso parlare con chi voglio. A questo punto vediamo un esempio dove Marta vuole far vedere un file a Valerio, quindi una nuvola di punti, magari di diversi giga. A questo punto semplicemente la trascina sulla chat, gli manda il messaggio di vederla e una volta che viene inviato Valerio riceve un messaggio con il messaggio, ma già direttamente con le funzioni di ASBIM per visualizzare le nuvole di punti. Quindi basta che vada a cliccare sul messaggio per vedere diversi giga di modello. Cosa impensabile con i sistemi classici che utilizziamo adesso. Dovrei trasferire tutto quel file a qualcun altro che a sua volta dovrebbe scaricarlo e doveva avere a disposizione un programma per poterlo visualizzare.
Invece con un semplice clic abbiamo messo a disposizione un'informazione molto molto importante e nello stesso tempo una funzionalità per poter lavorare direttamente su quel file. Ancora parliamo di comunicazione, parliamo di connettersi e noi abbiamo anche il Meet. Quindi abbiamo ASBIM Meet e qui direi la stessa cosa che abbiamo detto per chat. C'era bisogno di inventare un altro Meet? Per noi sì, di nuovo perché questo è un sistema di meeting, quindi di videoconferenze, per comunicare, collaborare con tutto il tuo team, con collegamenti ovviamente video e audio, per condivisione dello schermo, anche di più schermi contemporaneamente. Questa è una peculiarità del nostro sistema. E quindi tutti possono creare queste stanze per poter collaborare fra di loro, ma la cosa interessante è sempre che noi abbiamo a disposizione tutto ASBIM. Anche qui non devo mandarti il messaggio sulla chat del meeting perché ho il sistema di chat collegato, ho tutti i file a disposizione, ce l'ho io, ce l'hanno le persone con cui io sto parlando, quindi è un sistema integrato, veramente innovativo. Cosa siamo abituati a vedere normalmente? Ecco qui, vabbè, il nostro sistema è integrato ovviamente in ASBIM, quindi io potrei creare un link, mandarlo ai miei collaboratori ed è quello che accade, diciamo un po' anche negli altri programmi, ci mettiamo in collegamento e stiamo parlando fra di noi, ovviamente condividendo anche lo schermo. Questo è quello che succede normalmente, ma immaginiamo un uso diverso di Meet, e cioè avendo io a disposizione sul mio cantiere a questo punto, dovunque vado, io ho a disposizione il mio hard disk, vuol dire che io ho sempre con me tutti i disegni, tutti i modelli, tutto quello che io vado a mettere sulla piattaforma di un qualsiasi progetto. Questo significa che ce l'ho anche sul cantiere. Quindi dal cantiere, in questo caso stiamo vedendo il nostro modello IFC della nostra sede, posso creare subito un collegamento con Meet. Quindi oltre all'informazione del progetto, io posso mettermi in contatto direttamente con gli operatori e l'operatore può farmi vedere per esempio delle problematiche, possiamo vedere come risolvere un problema, abbiamo a disposizione la documentazione, possiamo vedere qual è il problema, possiamo parlarne fra di noi e immediatamente risolvere il problema. Quindi ecco perché un Meet integrato in una piattaforma come quella di ASBIM è qualcosa di veramente innovativo. Bene, ancora un'altra funzionalità molto molto importante, GIS. Abbiamo il nostro ASBIM GIS. Che cos'è? È un'applicazione per creare delle mappe tematiche e per posizionare i modelli digitali delle costruzioni sul territorio con l'integrazione della tecnologia BIM con quella GIS. Che cosa significa? Significa che noi abbiamo proprio un'applicazione di ASBIM che ci permette di creare proprio su un GIS vero e proprio sul nostro territorio, possiamo inserire degli oggetti e quindi per esempio qui abbiamo un'infrastruttura ferroviaria e quindi possiamo andare a geolocalizzare le informazioni sul nostro GIS, le informazioni che abbiamo in ASBIM. In questo caso vediamo per esempio abbiamo collegato delle foto agli oggetti alla stazione ferroviaria che stavamo vedendo. Quindi possiamo sostanzialmente, come dicevo, geolocalizzare qualsiasi informazione che è sul nostro sistema, la possiamo geolocalizzare in una mappa GIS a nostro piacimento. Ma non parliamo solo di elementi semplici come poteva essere la foto che abbiamo visto poco fa, ma noi possiamo collegare modelli complessi, come abbiamo visto quello della federazione, come vediamo in questo caso. Quindi in questo caso stiamo vedendo un modello di una stazione ferroviaria collegato al GIS e arriviamo a qualsiasi informazione, quindi io posso cliccare per esempio sulla scala e vedere una singola informazione collegata alla scala. Quindi siamo partiti dall'Italia
da un modello di una mappa territoriale, siamo andati a trovare un nostro modello IFC, abbiamo navigato il modello IFC e abbiamo chiesto un'informazione specifica su un singolo oggetto. Questo tutto direttamente dal browser, senza avere nessun programma installato sulla macchina. Abbiamo solo questo fantastico ASBIM, questo fantastico sistema. Bene, adesso vediamo i BCF. Che cosa sono i BCF? Quindi ASBIM e BCF. Qui siamo un po' più proprio sul pezzo BIM, diciamo in qualche maniera, perché è l'applicazione per semplificare la collaborazione e risolvere le criticità dei progetti con la gestione di file in formato BCF. Il formato BCF è uno standard aperto di Building Smart International e BCF significa BIM Collaboration Format. Quindi è proprio un formato che ha un formato aperto, un po' come l'IFC, che serve a risolvere le problematiche che possono venire fuori nel caso di una progettazione integrata. Quindi se c'è una persona che fa l'architettonico, c'è un altro professionista che fa la parte strutturale, c'è un altro professionista che fa la parte impiantistica, per esempio, potrebbe essere necessario andare a fare la cosiddetta clash, cioè vedere se ci sono intersezioni tra i vari oggetti. In questo caso stiamo vedendo che c'è un problema tra un pilastro e una finestra, quindi tra la parte strutturale e la parte architettonica. A questo punto vengono generate delle problematiche, vengono esportate in un file IFC. Questa è la maniera classica. Quando noi questo file IFC lo dobbiamo dare a qualcun altro, invece di darlo come si fa oggi, magari mandandolo via mail, lo possiamo andare a mettere sulla piattaforma. Il vantaggio è immediata condivisione, ma soprattutto c'è un applicativo di ASBIM, che è proprio ASBIM BCF, che mi permette di vederlo quel file, di aprirlo, di vedere tutte le intersezioni che si sono verificate. Mi permette di editarlo direttamente, quindi senza avere altri applicativi io posso aprire il file BCF, posso andare ad apportare delle modifiche, posso aggiungere i commenti e posso salvarlo nuovamente sulla piattaforma. Altro vantaggio veramente incredibile di ASBIM è quello che gestisce direttamente le versioni. Vedete, qui è stata fatta una seconda versione del file. Questo è vero non solo per i file BCF, ma per tutti i file che vengono messi sulla piattaforma. Quindi diciamo comincia a essere anche un po' diverso da quello che siamo abituati a fare sul nostro computer, cioè quando facciamo una nuova versione di file la chiamiamo con un altro nome, cerchiamo di dire che questa è l'ultima, ci mettiamo la data e così via. Qui invece il sistema gestisce il versioning, diciamo, dei file in maniera completamente automatica, cioè ogni volta che io carico un nuovo file con lo stesso nome nella stessa directory, lui non fa altro che creare una nuova versione del file e quindi avrò praticamente in un solo posto tutte le versioni di quel file e posso riaprirle tutte nel tempo storicamente. Quindi già questo è una funzione veramente, direi, incredibile, che ci risolve un sacco di problemi, e pensate che tutto questo è sempre a disposizione di chiunque altro e con chiunque altro io posso condividere questa informazione. Bene, adesso andiamo su Writer. ASBIM Writer, che cos'è? È un'applicazione per scrivere e condividere online verbali, report, relazioni, appunti, note e tutti quei documenti del progetto che possono servirmi. I documenti possono essere creati e modificati e aggiornati e condivisi in real time direttamente online. Quindi diciamo un word processor senza le pretese di Office, poi lo vedremo più avanti, di Word, lo vedremo più avanti, ma che ci permette di risolvere un sacco di problemi quotidiani. Cioè io ho a disposizione praticamente un programma di videoscrittura, per esempio per creare dei modelli.
quindi potrei avere nel mio archivio di modelli, i modelli già predefiniti, lo vedremo più avanti con ASBIM Superbonus, dove io posso andare a compilare dei modelli anche con delle variabili. Ma immaginiamo un altro scenario, quindi immaginiamo sempre perché c'è questa cosa in maniera integrata nel sistema. Allora, partiamo con una riunione, magari partiamo con chat, abbiamo a disposizione tutti i documenti e lo abbiamo visto. Facciamo la riunione su Meet e stiamo discutendo di qualcosa. A questo punto c'è l'esigenza di redigere un verbale. Quindi non ci scambiamo il file, lo prepari tu, il verbale, lo mandi a me, poi io lo controllo, poi te lo rimando e così via. No, in diretta, mentre stiamo discutendo, io posso scrivere il verbale direttamente sulla piattaforma, immediatamente lo vedono tutti, immediatamente è condiviso con tutti, immediatamente è memorizzato sulla piattaforma. Quindi dei vantaggi nell'integrazione veramente incredibili. Qualcuno potrà dire, ma poi che valore ha quel verbale? Bene, vedremo più avanti, magari in una prossima presentazione, come noi abbiamo integrato anche sistemi di firma digitale sulla piattaforma, quindi tutti i partecipanti potrebbero firmare digitalmente il documento. Addirittura, novità unica, incredibile, c'è la possibilità di certificare l'autenticità di quel documento direttamente sulla blockchain, ma questo ve lo farò vedere in un'altra presentazione. Andiamo adesso a quei documenti che abbiamo, ne abbiamo tanti. Office. ASBIM Office, che cos'è? È praticamente l'applicazione per visualizzare e modificare e creare direttamente online i documenti di Microsoft Office, quindi Word, Excel, PowerPoint. Ovviamente per la creazione e la modifica ci vuole anche un abbonamento a Microsoft Office 365. Se invece vediamo solo la parte di visualizzazione, non c'è bisogno di nessun abbonamento. Quindi qualsiasi file che noi mettiamo sulla piattaforma di Office può essere aperto direttamente e visto nella sua completezza con il nostro browser, con il nostro ASBIM Office. Infatti qui stiamo vedendo addirittura una presentazione fatta con PowerPoint. Ed è PowerPoint completo, quello che vedete aprendolo con PowerPoint di Microsoft, ma perché c'è un'integrazione proprio con Office 365 di Microsoft. Infatti qui vedete è un foglio di Excel dove noi vediamo proprio anche i menu di Excel. Ovviamente sono abilitati solo quelli per la visualizzazione. Se io avessi anche l'abbonamento a Office 365 addirittura lo modifico in diretta, quindi io modifico direttamente online, direttamente dal mio browser, direttamente sulla mia piattaforma, sul file che è sulla piattaforma, quindi non ho scaricato nulla, non l'ho aperto sulla mia macchina, l'ho aperto direttamente sulla piattaforma, ci lavoro e automaticamente viene salvato ed è immediatamente a disposizione di tutti. Beh, veramente sono degli strumenti incredibili, una potenza unica. Vi ho detto all'inizio, è una rivoluzione, è una grande novità, veramente ci cambierà il modo di vivere questo e di lavorare questo ASBIM. Ma adesso arriviamo alla 10ª applicazione del nostro sistema ASBIM e qui parliamo di una cosa importante, di una cosa molto importante per noi. Parliamo di Primus. Ovviamente Primus, sapete tutti, è oggi il programma di riferimento, è lo standard per i computi metrici, per gli elenchi prezzi, per la contabilità lavori e così via. Beh, vi dirò, portare Primus su ASBIM mi sono sentito una grande responsabilità, perché mettere le mani su Primus non è facile, però poi mi sono detto, ma se non lo faccio io, chi mai potrà farlo? E quindi, dato che oggi questo cambiamento è importante, è fondamentale, noi abbiamo pensato che anche Primus, anzi Primus è il primo applicativo dei nostri applicativi storici
che è stato sviluppato per essere utilizzato sulla piattaforma Asbim. Veramente una rivoluzione, vi garantisco che cambierà la vita a tutti. È 30 anni, più di 30 anni a Primus e ha cambiato la vita a tante persone. Questo è un passaggio fondamentale, è un passaggio molto molto importante che è inevitabile e io ce l'ho messa tutta e sono convinto che è venuto fuori qualcosa di veramente incredibile. Per presentare questa novità vorrei qui sul palco il nostro Felice. Eccolo qui, benvenuto. Salve a tutti, grazie Guido. Bene, Felice è il più grande esperto in H di Primus e quindi cedo a lui la parola per la presentazione. Bene, veramente un piacere presentarvi Primus Online, un applicativo Primus utilizzato da tanti tecnici in Italia e adesso vedremo appunto un'evoluzione, una versione appunto con il browser. Vediamo. Da Asbim apro Primus Online. Ritrovo quelle che sono le mie cartelle. Trovo i prezzari immediatamente disponibili. Magari, se accediamo nella nostra cartella, troviamo una serie di informazioni, di file. Troviamo magari la relazione, troviamo eventualmente le piantine, oppure troviamo magari il modello IFC che ci è servito. Trovo anche il computo di massima che voglio aprire. Ma io stavo già lavorando sul computo definitivo, quindi vado ad aprire contemporaneamente anche il computo definitivo. Questo lo mostro per sottolineare il fatto che, vedete, io posso aprire quanti documenti voglio a video e all'interno delle diverse schede di Internet Explorer trovo l'uno e l'altro documento. Poi con la funzione specifica, vedete, io posso ovviamente navigare nell'uno e nell'altro. Ritrovo l'importo totale del computo, accedo magari ai dati generali. Appunto, magari trovo le categorie di lavoro, trovo le VBS. Questo per sottolineare il fatto che sembra quasi di stare in Primus, il Primus che voi già conoscete. Trovo l'elenco prezzi, trovo naturalmente i dettagli delle voci di elenco prezzi, quindi ne trovo i grafici e così via. Ma ritorniamo nelle misurazioni. Naturalmente di una voce posso visualizzarne le misure. Posso eventualmente entrare nei dettagli delle misure, magari qui trovo eventualmente i grafici che posso visualizzare, posso modificare eventualmente le misure già presenti e immediatamente ho il ricalcolo naturalmente generale di tutto. Posso eventualmente inserire delle nuove voci, le posso aggiungere come in questo caso, oppure voglio inserire questa voce tra la 7 e l'ottava voce, tra la settima e l'ottava voce. Posso crearla da niente oppure la posso prendere eventualmente da un prezzario di riferimento. Quindi apro direttamente il mio prezzario di riferimento. Eccolo qui, ho scelto magari il prezzario della Lombardia, 40.000 voci che posso gestire velocemente. Magari vado a ricercare la voce che mi interessa, è questa, la seleziono e l'aggiungo all'interno del computo e vediamo come si è posizionata proprio al punto desiderato. Vado a questo punto a inserire quelle che sono le misure magari del lato nord, quindi vado a operare proprio come già conosco, come già so fare in Primus. Magari vado a inserire anche le misure del lato sud. Benissimo, a questo punto posso eventualmente inserire dei parziali. Voglio sapere la quantità totale al lato nord, eccola qui. Voglio sapere la quantità totale al lato sud. Benissimo, naturalmente posso eventualmente modificare, come abbiamo visto, dei valori, posso inserire dei righi disponibili tra quelli già editati, posso inserire nei vari campi formule più o meno complesse,
posso eliminare i righi di misurazione, posso eventualmente indicare le misure in detrazione. Vedete come immediatamente la quantità viene detratta dalla quantità totale, quindi vengono ricalcolati i parziali, il totale del computo e così via. Ne vedo eventualmente la struttura in categorie, lavori a misura, lavori a corpo, con le combinazioni appunto di categorie. La selezione, vedete, di una categoria ne individua un filtro, quindi mi fa vedere solo le voci appartenenti a quella categoria. Stessa cosa anche per la VBS. Posso accedere direttamente nella stampa e stampare il computo metrico, stampare eventualmente l'elenco prezzi. Quindi sono io a scegliere da quell'unica fase di input cosa stampare. Bene, mi sembra di capire che da quello che abbiamo visto fin qui che è tutto molto simile al nostro Primus che conosciamo bene, quindi i nostri utenti tutto sommato non hanno niente da imparare. Ma infatti l'intento di questa prima parte era proprio quello di tranquillizzare chi già conosce Primus, trova la stessa modalità operativa e semplicità di sempre, quindi nessun tipo di problema. Però è ovvio che naturalmente con Primus Online e il browser si ha più libertà di movimento, quindi per esempio si può lavorare ovunque, quindi sul cantiere, dal treno, eventualmente con qualsiasi device, tablet, PC, e naturalmente c'è la possibilità di condividere i documenti e lavorare contemporaneamente con i colleghi sullo stesso documento. Vogliamo vedere questo? Sì, andiamo Benissimo, avanti, dai, mi vediamo. fa piacere. Ritorniamo quindi nuovamente nelle misurazioni e magari mi colloco proprio su una voce, magari quella dell'armatura, perché voglio proprio condividere eventualmente con il collega questo documento e parlare proprio su queste informazioni. Per farlo è veramente semplice. Guardate, quindi accedo nella finestra di gestione delle cartelle e condivido quel documento. Basta semplicemente indicare l'indirizzo email del collega, ne indico eventualmente un messaggio e invio la mail. Fatto questo, quindi un'operazione veramente molto molto semplice, io continuo a lavorare sul mio documento, accedo anche magari al pannello della chat, ma a questo punto vediamo cosa succede al collega. Il collega, come vediamo, ha ricevuto la mail con tutte le informazioni del caso e ovviamente per accedere basta che clicca semplicemente apri cartella. Più semplice di così. Indica a questo punto i suoi dati di accesso a Primus Online e vedete all'interno della cartella condivisi con me trova naturalmente la cartella che io gli ho condiviso e a questo punto apre il documento. Beh, a questo punto Guido devo sottolineare un fatto. Io ho invitato Giuseppe, ha ricevuto una mail, ha cliccato un bottone, è entrato e adesso sta visualizzando, come vediamo, il documento. Io ovviamente non gli ho inviato un file a Giuseppe e nemmeno Giuseppe ha dovuto installare alcun software. Ma questo sottolinea proprio quello che abbiamo visto anche poco fa con la chat, cioè io posso inviare dei link sulla chat, dei link via mail a documenti che sono sul sistema integrato a SBIM e quindi immediatamente, senza trasferire file, iniziare la collaborazione. È così, Felice? È proprio così. Vediamo. A questo punto vediamo come dal pannello della chat io vedo che Giuseppe è entrato all'interno del documento. Magari ne approfitto per inviargli un messaggio. Dico: Giuseppe, raggiungimi sulla voce su cui io sto lavorando. E Giuseppe come fa a capire su quale voce io sto lavorando? Non gliel'ho specificato. Guardate come è semplice. Basta un clic, vedete, lui legge il messaggio, Giuseppe clicca sull'iconcina a destra, vedete, del mio account e immediatamente mi raggiunge
vedete, sulla voce appunto su cui io stavo lavorando. Vedete, vede il mio cursore, ne vede anche la mia foto, mentre lui si trova su un altro campo. Avete visto com'è semplice? A questo punto, guardate, Giuseppe va a modificare un dato e io a destra vedo ciò che fa Giuseppe. Io vado a modificare un dato, Giuseppe vede quello che sto facendo io. Bene, questo è Primus Online. Beh, direi proprio che questo è il primus del futuro. Grazie Felice per questa presentazione. Grazie a te, grazie a voi tutti. Bene, veramente abbiamo messo un piede nel futuro, direi. A questo punto abbiamo visto le 10 applicazioni di ASBIM 10, le 10 applicazioni che avrete tutti quanti voi veramente a brevissimo, direi. Allora, ma è tutto qui? Sono solo queste 10 applicazioni? No, non è così. ASBIM ha anche un suo store, uno store dove man mano troveremo tutte le novità, tutte le applicazioni. Diamo un'occhiata anche al nostro store, vediamo praticamente dove noi avremo l'elenco di tutte le applicazioni disponibili che potremo acquistare direttamente, avremo quelle che saranno fra poco disponibili, sono in via di preparazione e saranno presto disponibili, e poi infine oltre a quelle su cui potete chiedere delle informazioni, abbiamo tutte quelle già installate sulla nostra macchina. Quindi veramente un mondo nuovo, un mondo tutto da scoprire. Vedete, abbiamo, fra poco avremo la firma digitale, la blockchain, il checker, ma di tutte queste altre applicazioni ne parleremo nelle prossime presentazioni. Bene, a questo punto cominciamo a vedere una delle applicazioni di ASBIM, ed è ASBIM Super Bonus, che trovate sul nostro store e potete acquistare direttamente. Bene, ASBIM Super Bonus è l'applicazione per gestire le pratiche del Super Bonus 110%. La soluzione per rendere semplice l'iter complesso della norma e vincere la burocrazia con velocità ed efficienza. Quindi un'applicazione di ASBIM che andiamo subito a vedere. Bene, quindi ASBIM Super Bonus è un'applicazione di ASBIM, la lanciamo direttamente, vediamo l'elenco delle pratiche e da qui possiamo cominciare a inserire la prima pratica o di EcoBonus o di Sisma Bonus. Sappiamo che uno dei problemi per redigere la pratica di Super Bonus 110 è quello di eseguire tutto l'iter burocratico previsto dalle norme, dalle circolari, dalle FAQ, che si sono succedute e che si stanno avvicendando nel tempo e che hanno determinato un quadro procedurale alquanto complesso. ASBIM Super Bonus si presenta come una checklist che ci guida passo passo alla definizione di una pratica di Sisma Bonus o di EcoBonus, con tutti gli elaborati e documenti necessari organizzati e memorizzati nel cloud di ASBIM, come vediamo in questo momento. ASBIM Super Bonus è utilissima perché dà immediatamente la possibilità di avere un'idea unitaria e ordinata della pratica, attraverso una vera e propria linea guida che il tecnico può seguire per il suo lavoro. Tutto è certamente più facile vedendo le cose che dobbiamo fare e avendo immediatamente sott'occhio quelle che abbiamo già fatto e quello che ci rimane ancora da fare per completare il nostro lavoro. Allego, creo, aggiorno online documenti della pratica, anche con l'ausilio di modelli documentali già predisposti e aggiornati continuamente online, asseverazioni, autorizzazioni e così via. Genero o compilo i documenti direttamente online dall'applicazione ASBIM Writer integrata nel sistema ASBIM. Ma oltre agli aspetti puramente amministrativo-documentale, ASBIM Super Bonus permette di ordinare e seguire gli aspetti tecnici della pratica. Vengono automaticamente infatti generate nel cloud le cartelle dove vengono memorizzati file di modelli elaborati tecnici della pratica. Qui stiamo vedendo proprio una nuvola di punti che è stata caricata sulla piattaforma.
Poi qui c'è un modello architettonico realizzato con Edificius. E ancora possiamo vedere i modelli strutturali. Questo è il modello strutturale della parte ante-intervento, e poi abbiamo anche il modello strutturale post-intervento, addirittura con i dettagli degli interventi eseguiti. Abbiamo ovviamente anche tutta la documentazione ulteriore necessaria per la pratica di Sisma Bonus in questo caso, e non ultimo ovviamente il computo metrico direttamente sul cloud e modificabile, ecco, direttamente con il nostro Primus Online. Quindi apportiamo le modifiche immediatamente al computo e viene aggiornato l'importo e tutto quello che è necessario. Per eseguire i calcoli ovviamente utilizziamo dei software appositi, e in questo caso stiamo vedendo Edilus, il nostro programma per il calcolo strutturale. Stiamo vedendo come creare la situazione di fatto con tutte le caratteristiche dell'edificio, per poi effettuare il calcolo e verificare anche con delle mappe a colori qual è la situazione di partenza. A questo punto passiamo alla situazione di progetto, e quindi inseriamo gli interventi, tutto quello che riteniamo necessario per migliorare la nostra struttura, e ovviamente una volta effettuato il calcolo abbiamo subito il confronto fra lo stato di fatto e quello di progetto, il raffronto fra le classi e tutte le altre documentazioni che sono necessarie e che vengono prodotte dal software e caricate sulla piattaforma. La checklist di base dei documenti che compongono la pratica in ASBIM Superbonus è conforme a quella richiesta dall'Ordine Nazionale dei Commercialisti per rilasciare il visto di conformità della pratica, e questo costituisce un valido supporto per i tecnici. Stiamo vedendo a questo punto anche la parte relativa a una pratica di ecobonus. Anche qui tutti i documenti sono stati caricati sulla piattaforma, e anche in questo caso possiamo utilizzare un programma di calcolo, il nostro programma Thermus, per effettuare il calcolo delle prestazioni energetiche ante e post intervento. Qui stiamo lavorando addirittura su un file IFC, stiamo aggiungendo le informazioni che servono per il calcolo, e abbiamo già predisposto la situazione di fatto, quindi abbiamo prodotto l'APE ante intervento. Poi passiamo alla situazione di progetto, quindi al post intervento. Magari facciamo un isolamento a cappotto, sostituiamo la caldaia, altri interventi, e a questo punto andiamo a effettuare il calcolo e immediatamente vediamo tutti i risultati, i confronti fra la situazione di fatto e quella di progetto, e tutta la documentazione necessaria ulteriore. ASBIM Superbonus non è solo una linea guida fondamentale per la creazione delle pratiche di Superbonus, ma è anche l'applicazione ideale per capire l'importanza di tutte le funzioni integrate nel sistema ASBIM. Sappiamo bene che committente, progettisti architettonici, strutturali, esperti energetici, commercialisti, banche sono tutti implicati nella creazione e nella revisione del controllo delle pratiche, e hanno un continuo bisogno di scambiarsi dati, documenti e informazioni. Divengono quindi fondamentali le funzioni di collaborazione e condivisione online e funzionalità che il sistema integrato ASBIM mette a disposizione. È proprio questa efficienza del sistema integrato ASBIM con l'applicazione ASBIM Superbonus a sconfiggere la burocrazia imposta dalla normativa e rendere tutto più smart, più semplice e più veloce. A questo punto vorrei riassumere veramente sinteticamente quelli che sono i vantaggi di ASBIM Superbonus. Quindi hai una checklist che ti guida nella produzione di tutto ciò che serve
per una pratica di Superbonus. Puoi allegare elaborati prodotti con gli applicativi di ASBIM o con altri software e a ciascun punto della checklist. Puoi integrare la checklist aggiungendo ulteriori punti all'elenco. Hai tutte le pratiche di Superbonus ordinate e conservate in specifiche cartelle del tuo cloud. Puoi condividere tutte le pratiche, compreso le funzionalità di ASBIM Superbonus, con collaboratori e committenti attraverso l'invio di un semplice link con la chat interna di ASBIM o tramite mail. Puoi controllare le tue pratiche e verificare ciò che è stato fatto e cosa rimane da fare in un qualsiasi momento e ovunque tu sia. Conservi le pratiche Superbonus con tutta la documentazione necessaria nel rispetto della normativa. E quindi hai tutti i vantaggi del sistema ASBIM integrato nell'applicazione. È veramente una grande novità e l'integrazione, ripeto, di ASBIM Superbonus nel sistema ASBIM è veramente molto vantaggiosa e molto potente. Bene, questo è ASBIM Superbonus. Bene, io mi fermo qui, ringrazio tutti voi per l'attenzione, sono sicuro di avervi fatto vedere delle cose veramente innovative. Vi invito a seguire tutti gli altri interventi della nostra convention e vi saluto augurando buona convention a tutti.